Ciao popolo, speriamo è partita? È partita la registrazione, è partita. Allora, eccoci qua, il solito appuntamento settimanale. Stavolta vado veloce, sarà un'affilatura, è inutile che cerco di fare le sorprese, il titolo già va detto tutto. Stavolta, per una volta, metto le corna alle mie amatissime giapponesi e mi affilo il rasoio sulle belghe. Scusate, un attimo di mancamento. Ok, affilerò rasoio vero, il filarmonica è già pronto per essere strapazzato sulle pietre. Utilizzerò una belga ibrida con sopra una rotazione di un ibrido, l'elatnese e ibrido di l'elatnese, quindi diciamo proprio per dargli bene bene il carattere alla filatura, parto un po' più in basso, non faccio solamente la filatura finale. Oh, un attimo, oggi mi perdo. Allora, detto questo, la cosa importante è perché oggi voglio fare questo tipo di affiliatura. C'ho ancora il gold dollar a portata di mano. Fatemelo togliere. Allora, perché questo tipo di affilatura? Tipo di affilatura, allora, questa volta non tanto dedicata alle belghe, ce ne sono un miliardo. Se volete vedere questo video per vedere come lavora una pietra belga, guardate, ce n'è gente molto più brava di me, molto più forte di me che fa questo tipo di video, che ha tante pietre, vi può fare vedere bene la differenza tra una tipologia di vena e l'altra. Magari quello che sono in condizioni di fare io con le giapponesi, loro sono molto più bravi di me a farlo con le belghe, a riconoscere la Glass John, la Dressanta, la Venette, e chi più ne ha più ne metta, e di ogni vena vi sanno spiegare bene le qualità, i pro e i contro. Contro assolutamente no, perché è una pietra famosa nel tempo, che è diventata famosa nei secoli, per cui la reputazione non nasce casualmente. Stringo. Io invece la voglio dedicare al microscopio, perché voi sapete che io sono un amante del mezzo tecnico, dell'ausilio ottico, però per quanto mi sono svenato, e lì ho la coscienza pulita, nel dire, ho speso parole nel dire attenzione a quello che vedete, non vi fermate, non guardate il bevel, non guardate la satinatura, non guardate l'estetica, cominciate a notare il filo, cominciate a notare le seghettature che porta sul filo, eccetera, eccetera, mi sono accorto che spesso sono state parole al vento. Allora ho deciso di affilare con la belga gialla, con la belga, non questa non è la belga gialla, sarà un ibrido, proprio per dimostrare con i fatti, perché poi con questo rasoio stasera mi sa che non faccio in tempo, ma barbone c'è. Domani ci facciamo la barba insieme la faccio sicuramente in live minimo sul mio gruppo. Allora, per dimostrare, se mai ce ne fosse stato bisogno, che l'estetica non corrisponde necessariamente alla qualità, perché nel caso delle belghe sappiamo tutti che una delle caratteristiche migliori delle belghe è la dolcezza del filo, la dolcezza del taglio, ma adesso vi faccio vedere che quello che si vedrà al microscopio non sarà proprio un bel vedere. Cioè, le belghe hanno la capacità di fare. Allora, intanto vi faccio vedere la situazione di partenza. Vado a mettere il filarmonica sotto un attimo, recupero la messa a fuoco. Vediamo se riesco a ingrandire un altro pochettino. Aspettate, aspettate, non è facile, non è facile, non è facile. Ancora un altro po'. Eccolo qua, mi sa che ci siamo. Poco, poco. Eccolo qua. Quindi questa è la situazione di partenza. Adesso vi faccio vedere che affilando con la belga gialla non vedrete un filo una meraviglia esteticamente, però verrà una bella, speriamo, dovrebbe venire una filatura bella 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 in questione di comfort. Per cui vedete, eh,
qualche esemplare che avevo messo qui sul tavolo tanto per fare numero, per cui una Natural Combo, questa è una varietà durissima, questa è la classica belga, guardate quanto è consumata, è la classica belga che si estrae in questo momento, quindi di nuova produzione, nulla di particolare, e questa sarà l'About, l'ibrido che userò per aiutarmi nell'affilatura. Ok? Possiamo partire? Queste le leviamo un attimo, se no danno fastidio. Allora, pronti. Allora, prima cosa da dire, questo ibrido è di una durezza paurosa. Anche per lapparla ci è voluta la mano di Dio, l'ho lappata con diamantata con la 325 della DMT, e va sicuro che ho dovuto strofinare, strofinare, strofinare per dargli una sistematina al piatto d'affilatura. Quindi adesso un po' d'acqua sulla pietra o un po' d'acqua sulla bout. Ve lo dico subito, non sarà metodo Unicot, Diluicot, questo sarà il metodo Brancacot, quindi un misto tra la gestione della sospensione ereditata dalla filatura alla giapponese, però utilizzando la pietra europea. Allora, questa fanghiglia è sicuramente tutta del lato giallo di questa bout, che poi boot, dovrebbe essere boot, mi viene bout, solito inglesismo che non serve a niente. Ok, perché vi sto dicendo che è sicuramente tutto merito della boot? Perché c'è una differenza di durezza in gioco elevatissima. L'ibrido qui sotto è eccezionalmente duro, però già usato in passato c'è da dire che compensa la durezza con la finezza, per cui è sicuramente un, un buon esemplare di pietra. Eh, Magari ecco, vedete piccolino, facendo la proporzione con il filarmonica, bisogna andarci un po' per sezioni. Adesso sto lavorando sul tallone, parte centrale, punta, perché la pietra è sia corta che stretta. Purtroppo, se lo vogliamo chiamare difetto, il difetto delle pietre belghe sta nel costo. Le pietre belghe costano, sono sempre costate tanto storicamente. Costano perché le cave sono quelle, sono limitate, tantissime vene sono chiuse, anzi sono chiuse praticamente ormai tutte le vene, ad eccezione di quella, ecco, che è in produzione in questo momento. Quindi c'è una sola ditta in, in commercio con il materiale nuovo, altrimenti tutto quello che si trova sul mercato è tutto di vecchia estrazione. Quindi la domanda, non so se vedete, no, il prezzo è tutta una questione di domanda ed offerta. La domanda di acquisto di belghe gialle è tanta, e le pietre quelle sono, e quindi a fronte di tanta domanda c'è poca offerta, automaticamente il prezzo sale. Oh, come vedete, in questo momento sto andando un po' disordinatamente, cercando più la velocità che la qualità, per cui sto alternando i soliti movimenti a cerchietti, eh, a spazzolate, in verticale, a colpi singoli, magari tipo questi, seguiti dal classico sali-scendi,
Quindi in questo momento mi interessa cambiare totalmente la finitura precedente, quindi scendere un pochettino, togliere quello che c'era da togliere, cercare di sovrascrivere tutti i marchi d'affilatura che già il filarmonica portava e andarli a sostituire con questo. Allora, intanto come potete vedere mi rendo conto, l'immagine, intanto prendo un po' di carta, l'immagine non è particolarmente contrastata, dal vivo diciamo che si vede un pochettino meglio, però vedete come si è scurita la fanghiglia, come si è scurita la sospensione. Ve lo dico subito, abituato, intanto diamo la prima controllata, abituato alle pietre giapponesi, questa belga in particolare non è velocissima, però non si può considerare una pietra lenta. Sta mangiando, ma se vi ricordate il filo come era prima, non ci sono ancora grossissime differenze, quindi c'è bisogno ancora di lavoro qui sulla parte bassa. Quindi continuo ancora con questo tipo di fanghiglia, con questa densità, non comincio ancora con eventuali diluizioni, aggiungerò un pochettino d'acqua solo e soltanto nel momento in cui mi accorgo che la fanghiglia sta diventando troppo densa, ha perso idratazione, allora onde evitare che l'eccessiva densità possa andare a rovinare il filo, ecco come per esempio in questo momento lo vedete come sale a cremina, è diventato più uno yogurt che una fanghiglia vera e propria, e allora secondo me troppa la densità, qui si rischia di tornare indietro, poche gocce d'acqua, quindi più che diluirla solo una reidratazione per portarla alle condizioni iniziali. Oh, approfitto, già che dobbiamo passare ancora qualche minuto qui sulla pietra, per ricordarvi, per fare un piccolo ripassino. Attenzione che la fanghiglia aiuta anche per capire se le pressioni, se il filo sta toccando uniformemente, se c'è qualche zona dove il filo tocca di meno. In questo caso, per esempio, vedete, io porto avanti la fanghiglia, vedete che è più sulla punta, non è proprio uniforme, per cui so che quando sono da me e devo andare ad uscire, mi conviene applicare un pochino più di pressione nella zona tallone per pareggiare il contatto sulla pietra. Veniamo con poca soluzione, poca fanghiglia alla volta, la vedete? Si riesce a portare su abbastanza uniformemente. Faccio lo stesso giochino qui, porto avanti la soluzione. Qui per esempio quando sono a lavorare con il filo verso di me mi accorgo che quella situazione è più uniforme, quindi diciamo che questo bevel non è perfettamente simmetrico, diciamo che c'è un lato, questo lato leggermente migliore di quest'altro, per cui devo fare un pochino più di attenzione quando lavoro questo lato del bevel per fare in modo tale che dall'inizio alla fine, dalla punta al tallone, tutta la lama abbia toccato uniformemente sulla pietra. Quindi adesso, per esempio, in questa situazione, questo dito sto usando un pochino più di pressione per spingere bene la lama sulla pietra. Quando riesco, vedete, a vedere una linea uniforme, vuol dire che ho fatto un buon lavoro con le pressioni, sono riuscito a distribuirle uniformemente.
Adesso cambio totalmente, visto che già sono passati diversi minuti da quando sono sulla pietra. Adesso cambio totalmente i movimenti. Questa è solamente, questa, la mano sinistra è solamente d'aiuto, d'appoggio, sempre per essere più uniformi possibile. Adesso mi limito a passare con la lama a 45 gradi e movimenti verticali, perché adesso mi interessa andare a vedere i marchi di affilatura di questa pietra e poterli riconoscere sui marchi di affilatura precedenti. Quindi adesso so che mi devo aspettare sotto il microscopio una serie di marchi d'affilatura a 45 gradi, paralleli tra di loro e più o meno a 45 gradi rispetto alla verticale del rasoio. Andiamo a vedere subito cosa sta succedendo. Andiamo sotto il microscopio, andiamo a vedere. Eccoli qua, e li vedete adesso. Spero che l'illuminazione sia decente. Comunque sicuramente ci sono due punti più illuminati. C'è una fascia centrale un po' più scura. Purtroppo io non ho le luci orientabili sotto qua, ma attrezzerò con qualche lampadina per fare una luce radente più uniforme. Comunque vedete, è un po' più scuro al centro, un po' più chiaro sui lati. Adesso si riescono a vedere per bene i marchi di affilatura prodotti eh, dalla belga, quindi a questo punto siamo sicuri che questi, i marchi che abbiamo visto, che stiamo vedendo adesso, sono i marchi della belga gialla, marchi di questa ibrida con questa boot. Ok? Allora, cominciamo a vedere quello che c'è da vedere. Usiamolo come ripassino, come promemoria. Intanto i marchi ci sono per tutta la lunghezza del bevel, quindi diciamo che la pietra ha lavorato bene, ha coperto tutta la superficie del bevel, c'è stato un buon contatto, quindi non c'è una zona indietro rispetto ad un'altra. Filo, centro e base del bevel sono stati lavorati uniformemente. Penso che la cosa migliore sia questa zona chiara, la zona migliore per poter guardare sia questa zona chiara qua sotto la mia immagine, quindi all'estrema destra dell'inquadratura. Quindi vedete i marchi belli, fini, paralleli, che coprono tutta la lunghezza. Ve lo ricordo sempre, sono al massimo dell'ingrandimento che il mio microscopio riesce ad ottenere. Se calcolate il filo del bevel, il bevel del filarmonica, che è molto sottile, guardate che ingrandimento c'è. Vi faccio vedere al volo una cosa sull'immagine principale. Riprendo il filarmonica. Guardate se qui riuscite a capire quanto è sottile il bevel. Vediamo se quest'altra eh, camera mette a fuoco meglio. C'è tanto sporco, scusatemi, la pulitina ancora. Non ci si riesce, è veramente, ecco, notate solamente il gioco di luci sul filo, vedete? Cerco di giocarci un pochettino con i riflessi della luce, è veramente un micro bevel, per cui capite bene che questo ingrandimento, cioè non stiamo vedendo il bevel del gold dollar, qui stiamo vedendo un bevel molto 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 ingrandito. Questa è la situazione al primo passaggio. Quindi, visto che sto affilando con le belghe apposta per farvi capire ancora di più quale deve essere l'utilizzo corretto del microscopio, questo è un bevel segnato, ma non è un brutto bevel, ma non è un brutto filo. Perché innanzitutto, scusate,
parliamo del filo. Il filo lo vedete, il filo è steso al massimo dell'ingrandimento possibile. Il filo che non porta bave, il filo che è pulito, bave perché sono state asportate, sono state sicuramente create, ma portate via dalla fanghiglia che essendo leggermente più densa è un po' più abrasiva, chiaramente rispetto all'acqua pulita, per cui ogni passaggio ha sgrattugiato, ha fatto effetto di pulizia sul bevel e ha portato via i trucioli da filatura. Ci siamo? Allora, intanto chiacchierando dal canto, vi lascio ancora questa immagine. Io pulisco la pietra prima che si secchi la fanghiglia, che poi altrimenti mi crea un sacco di problemi in finitura. Le pietre devono essere sempre pulite. Ci siamo? Quindi ritorniamo a, diciamo, all'inquadratura quella da lavoro. Riecco il nostro filarmonica. Adesso stessa cosa. Ah, a proposito, se no dice ma tu guardi e basta, ricordatevelo sempre, madre natura ce l'ha dati i sensori. Cioè, io adesso ve lo dico, però purtroppo dovete andare un po' a fiducia perché come si spiegano le sensazioni su un video? Allora, io il filo lo sento che è tagliente, ma la cosa bella è che sento un filo con un grano sottilissimo. E questa è la bellezza delle belghe. Le belghe non fanno mai fili aggressivi. Anche lavorando in basso con le belghe, anche lavorando con le sospensioni, anche lavorando a fanghiglia, non si riuscirà mai a tirare fuori un filo sgarbato da una pietra belga. È sempre sotto i polpastrelli, sotto le creste, sentirete sempre un filo molto, molto, molto microgranuloso, con delle crestine per nulla aggressive. Attenzione, non aggressive, non ho detto non taglienti. Quindi adesso prendo la parte ibrida di questa boot e anche qui cerchiamo di lavorare un po' a sospensione. Adesso è chiaro si stanno scornando due pietre dure, per cui vedrete che adesso tirare sulla sospensione non sarà immediata, semplice, intuitiva come è stato con il lato giallo, anzi, c'è il telefono che squilla, anzi ci vorrà bello e buono solo e soltanto per farne un accenno perché, ripeto, stiamo parlando di due pietre durissime e non... guardate, guardate il tempo che ci vuole. Io adesso proprio guardando in controluce riesco a vedere in questo momento il primo accenno di fanghiglia, ma è veramente, veramente quasi nulla, quasi nulla. Vedete? Non, non ci si riesce. Ok, ma visto che noi dobbiamo lavorare di finitura, quindi dobbiamo lavorare di fino, adesso non ci serve non ci serve una fanghiglia particolarmente densa e formata. Ne serve solo un accenno per far lavorare la pietra al meglio. Ok? Dicevi, fatta, fatta. Mi sono stancato. Allora, vediamo se raggruppandolo un pochettino riusciamo a vedere che abbiamo combinato. Ecco, forse si vede, ma vedete è proprio è veramente acqua sporca. Ce n'è veramente ce n'è veramente pochissimo, ma voglio fare pure anche un'altra cosa. Questo non sarà questo di solito dovrebbe essere il penultimo passaggio perché poi l'ultimo a pietra, diciamo così, a pietra pulita. E io invece
voglio fare un'altra cosa. Questo sarà comunque il penultimo passaggio, ma l'ultimo non lo farò a pietra pulita, ma userò una mini sospensione proprio leggerissima, blanda, come sto facendo in questo momento, non eh, usando una boot, ma usando una diamantata per fare la sospensione della, chiamiamola pietra madre, della pietra che stiamo usando nella filatura di base. Allora, eh, di solito affilare sulle belghe c'è anche un ottimo feedback, le belghe sono burrose, sono sufficientemente morbide, per cui è anche molto piacevole affilarci sopra. Non è questo il caso perché capite bene che affilare su una pietra molto molto dura c'è bisogno di più attenzione, c'è bisogno di mano leggera, quindi diciamo che questo tipo di pietra, questo ibrido, esce un po' fuori dai canoni dell'affilatura su belga. Non so se si riesce a vedere, ma comunque vedete che quel minimo di sospensione comunque si va ingrigendo. Lo vedete? Sì, sì, si vede. Oh, ve lo ripeto, detto 5 anni fa, ve lo ripeto anche adesso. Diciamo, una belga non può essere considerata una pietra velocissima, benché è una pietra che mangia e mangia bene. Adesso i cultori delle belghe mi salteranno al collo. Ah no, non hai capito niente, perché c'è questa e quest'altra varietà che magari non sono estremamente fine, ma sono molto molto veloci. Allora tu fai, lavori prima su questa vena che è molto veloce, poi fai la finitura usando quest'altra vena. Allora, la mia risposta è grazie al ciufolo. Pure io, se faccio la filatura alla giapponese, uso prima una vena, uso prima una pietra grossolana, poco densa, porosa, uso prima una macusa e poi faccio la finitura con Anagayama. Ah, io parlo della singola pietra, essendo una pietra di finitura, è giusto, è normale che la velocità sia moderatamente controllata. Attenzione, non è una critica, perché una pietra da ultrafinitura, perché queste ibride durissime sono da ultrafinitura, che ti tira fuori comunque questa quantità di nero, di limatura, è tanta roba, eh. Io mi rendo conto che devo stare attento quando parlo di belghe perché è una pietra molto amata che molti hanno sopra le mensole, per cui se vado a dire non la reputo una pietra molto veloce, ah, scateno la guerra. No, 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 non la reputo molto veloce rispetto a tante altre pietre di finitura che ho. Ma è una signora pietra. Mettiamola così, è una pietra che costa. La ricomprerei? Sì. È una pietra, purtroppo, ecco, il difetto forse vero che gli do è che ha una grandissima varietà di prestazioni, per cui è difficile sapere in anticipo. Allora, mi interessa la belga gialla solo di finitura, anche se non è molto veloce, ma la vorrei molto fine. No, a me interessa una belga, sai, nel range degli 8000 che faccia un'ottima affilatura velocemente. No, a me interessa, cioè, è un po' difficile, almeno per me che non ho l'occhio sulle europee, perché ognuno non può mica sapere tutto nella vita. Ah, scusate, io faccio le cose poi nel discorso. Ah, scusate se ho interrotto il discorso brutalmente. Eh, eh, Sicuramente più di qualcuno se n'è accorto, ma lo vedete che adesso invece ho cambiato sistema, sto andando in diluizione, quindi adesso ho ricominciato con movimenti molto molto classici e regolari. Sono andato in diluizione, quindi diciamo che non è proprio
una situazione a pietra pulita, ma adesso poco ci manca. Lo vedete che tutto quel nero che c'era prima nel particolato è andato via, perché è andato via pure il particolato, è sciacquato via dalla pietra. Sento già il rasoio sufficientemente frenato sulla pietra, non è inchiodato sulla pietra, ma è bello frenato nel movimento. E allora mi viene subito il dubbio, ci vogliamo andare a vedere, vediamo un po' che se ci ha fatto qualche bella sorpresa. Allora, andiamo sul microscopio, se lo trovo, eh. Eccolo qui, madonna, voi non sapete quanto sono contento di farvi vedere sta roba. Allora, cazzarola, siamo tornati indietro. Ma il filo di prima era più bello. Azzo, vedo, per questo stiamo affilando con le belghe. Bello non vuol dire buono, bello non vuol dire fine. Se sa che le pietre belghe ehm, graffiano, eccole qua. Vedete i graffi come sono ordinati? Perché prima l'ho fatto a cerchietti, poi l'ho fatto in un modo, poi l'ho fatto nell'altro, solamente adesso poche spazzolate con i movimenti ad uscire. Però guardate il potere di lucidatura di questa pietra. Ma vedete come sta lucidando bene? Dice, ma è brutto, ma la barba sarà bellissima. Quindi questa è la dimostrazione visiva che gli strumenti, gli ausili ottici sono utili, sono comodi, sono pratici. Infatti qua mi dice che ancora il lavoro non è finito, il lavoro non è ordinato, io ancora non sto vedendo solamente i marchi fatti dagli ultimi movimenti, dagli ultimi passaggi, che ci sono ancora marchi precedenti da cancellare, ma continuo a vedere fili distesi, ma continuo a vedere fili puliti. Voi come al solito guardate la parte meglio illuminata, o l'inizio o la fine delle immagini. Ci siamo? Non necessariamente un bel bevel è sinonimo di buona affilatura, e questa regola è sicuramente evidentissima nell'affilatura con le pietre belghe. Quindi adesso ce l'andiamo a fare. Adesso via anche l'ultima boot. Io mi prendo la mia diamantatina, con buona pace dei puristi che dicono no, la diamantata sulla pietra. Guardate il lato 325, questo qua sopra è il 600, sto usando il 325, quindi neanche troppo dolce. Guardate che non si riesce a tirare fuori la sospensione neanche col 325. È una pietra mora ammazzata durissima. Io, oddio, stavo dicendo mi stupisco. No, no, mi stupisco perché sono pietre che io non uso molto spesso, non uso quotidianamente. Lo sapete, la passione mia sono le pietre giapponesi, per cui sulle belghe ci vado poco. Ecco, quando ci capito sempre volentieri, per carità di Dio, mi sto veramente divertendo nel fare questa affilatura. Ripeto, questa di oggi non sarà il video per far vedere questa o quell'altra pietra utilizzando il gold dollar. No, no, questa è un'affilatura vera. Poi con questo filarmonica ci andiamo a fare la barba insieme. Guardate quanto tempo ci è voluto pure qui per tirare fuori un po' di succo, chiamiamolo così, va, facciamo meglio prima. Allora, in questo momento, quindi, la sospensione, la fanghiglia prodotta, è tutta della pietra di base. Ci siamo? Quindi adesso poche passate così un po' disordinate, tanto per amalgamare bene il tutto, un po' di cerchietti, tanto per fare in modo che la sospensione sia ben diluita, sia bella
uniforme, eccola qua, ci siamo. E adesso, come abbiamo fatto nel passaggio precedente con la boot, adesso mano leggerissima, ma veramente mano leggerissima, rasoio a 45 gradi e via con santa pazienza per i movimenti, per la lucidatura finale, anche se in questo momento, vista la sospensione, l'effetto non sarà molto molto lucido. Diciamo che solo con negli ultimi colpi darò un po' di diluizione, però io sto sempre cercando di guardare il nero che viene prodotto, se viene prodotto tutto, vedete adesso mi sto concentrando più sulla punta del rasoio, vedete la riga che vado formando, la vedete? Cerco di regolarmi anche visivamente, quindi quella riga, quel nero che sto asportando deve essere il più uniforme possibile. Adesso sto vedendo che sto lavorando, vedete, bene su questa parte, quindi sulla parte del tallone, un po' meno contatto sulla parte della punta, per cui aumento un pochettino la pressione in punta rispetto al resto del rasoio per compensare queste piccole difformità. Difficile avere un bevel 7 centimetri perfettamente allineati, delle piccole differenze micrometriche ci possono essere, ma sono talmente piccole che si correggono tranquillamente gestendo le pressioni, lo vedete? Adesso stessa cosa nell'altro lato del bevel, rasoio a 45 gradi, mi metto ad effettuare un movimento quanto più regolare possibile e comincio a vedere come mi porto avanti la sospensione. E vediamo. Vedete? È uniforme. Quindi questo lato del rasoio non mi sta dando grossi problemi. In questo momento vado abbastanza tranquillo. Le vibrazioni sulla pietra sono ottime, nel senso che sono pochissime ed essendo una pietra molto molto dura, è facile invece che ci siano delle vibrazioni. Le pietre dure sono difficili da gestire, ragazzi, si sa. Allora, come avete visto, come state vedendo, anzi, vedete che la pietra come mangia? Diciamo che per me questa pietra è diesel, non è partita sparata. Ci ha messo un po' a partire, ci ha messo un po' a iniziare a lavorare, però guardate, ripeto, pietra da finitura, che bella asportazione di materiale che c'è. Quindi adesso molto molto velocemente, senza dargli il tempo alla fanghiglia di seccarsi, un piccolo controllo perché secondo me è ora di cominciare con la diluizione e lavorare di lucidatura. Eh? Una mini satinatura c'è perché ovviamente abbiamo lavorato in sospensione. Guardate che bel filo. Filo! Voi già state a guardare tutti quanti il bevel, eh? Filo! Guardate il filo disteso e il filo pulito. Il bevel è inutile che lo guardate perché adesso si rovina. Perché mo vado in diluizione, vado in lucidatura e quel bevel diventa brutto. Azzo! Essere capacchioni siete però, eh? Allora, prima che si asciuga tutto, via, a bella diluizione, un bel po' di acquetta, acqua alle papere, mi porto via dal piatto d'affilatura proprio, faccio cadere dal piatto d'affilatura la maggior parte del particolato, di nuovo diluizione, adesso sono in quella famosa situazione di acqua sporca. Ci siamo? Dice, ammazza, oggi per affilare un rasoio, solamente per fare prefinitura e finitura, cioè quanti su?
40 minuti, dice, ma tu non ce la fai proprio a fare i video corti? No, ragazzi, non ce la faccio perché, ripeto, per me è piacevolissimo stare sulle pietre, lavorare, anzi, perché mo so con voi, i controlli troppo pochi ne ho fatti, ma se no, ogni 2 o 3 minuti, ogni 2 minuti sulla pietra mi fermo, controllo, vedo, c'era il giorno sopra, poi faccio una spippata con una sigaretta elettronica. Io mi ci diverto veramente tanto. E poi c'è pure un po' di ah, ossessione, no? No, ossessione è una brutta parola. Cioè, nel senso, comunque tutte le volte che affilo cerco sempre di fare il meglio possibile. Insomma, affilaturella al filo, dice, vabbè, dai, sto filo, ha fatto 4, 5, 6 barbe, ma gli do una rinfrescatina. No, devi ritornare tagliente come la falce della morte, proprio. Non, non mi basterebbe una decina di spazzolate sulla pietra, anche se al rasoio basterebbe, insomma, al filo basterebbe proprio. Allora, altra cosa che adesso ho shippato, anzi ringrazio Marco Ciccarelli, sapete che ultimamente mi sono dato pure all'affilatura dei rasoi. Quando sono in queste situazioni, quindi in situazioni molto delicate, pietra estremamente dura, rasoio estremamente flessibile, il filo molto molto delicato, le pressioni, la gestione delle pressioni l'ho mutuata dalla filatura dei coltelli. Per cui anche in questo caso, anche se non sembra, ma quel minimo di pressione rimasta è solamente ad uscire e assolutamente zero a rientrare. E faccio la stessa cosa, cioè il contrario, lo faccio quando giro. Zero, insomma, quando sono controfilo e quel minimo, mi stava scappando le mani, e quel minimo invece quando lavoro a costa in avanti, quindi adesso, no, sì, no, sì, sì, no, sì, non so se... Così come Marco ha fatto vedere quando abbiamo fatto quella live doppia sui coltelli, come si gestiva la pressione, visto che l'ho trovato molto interessante e soprattutto un trucco molto intelligente per non rovinare i fili. Adesso siamo addirittura d'arrivo, ormai il filo è pronto, ormai stiamo facendo solo la ciudatura, ci vorrebbe veramente poco per sbeccare un filo, per rovinare un filo, e allora quel minimo di pressione in controllo, sempre quando il rasoio è con la costa in avanti e mai quando sto avanzando contro filo, insomma. Andiamo a vedere che cosa è successo. Comunque vedete che ancora la pietra asporta materiale, eh? Allora, andiamo a prendere il microscopio ed eccolo qui. Li vedete? I marchi di affilatura, è a fuoco, sì, dovrebbe essere a fuoco. I marchi di affilatura si vedono tutti. C'è la lucidatura perché è andata via la satinatura, adesso abbiamo lavorato a pietra pulita. Guardate quel filo, è perfettamente steso e perfettamente pulito. Guardate, adesso ve lo permetto, guardate il bevel, non è il bevel dal grit 1000, non è il bevel quello lucido senza una riga, non è il bevel della Nanon 10K, non è il bevel, è un bevel molto lucido con tutti i suoi bei marchietti d'affilatura ben visibili, ma io guarda che non posso andare direttamente, io sto davanti al computer, non sto col telefonino, perché se stessi registrando col telefonino adesso lo prenderei e adesso in tempo reale mi ci farei la barba davanti a voi. Però se vi fidate di me, se avete un minimo di fiducia, io questo rasoio adesso non lo toccherò più. Diciamo domani prima di fare la barba, anzi no, vabbè, la prima scoramellata gliela do adesso,
ma domani prima di fare la barba, un'altra scolamellatina insieme magari, e poi con questo rasoio ci si fa la cosa. Allora, avete visto che non ho mai interrotto, non ho mai spento, non ho mai cambiato immagine, cioè ho cambiato immagine, però non c'è interruzione, questa è un'unica registrazione, per chi non l'avesse ancora capito, so con OBS Studio, per cui basta che faccio un clic e decido quale delle varie webcam deve funzionare. Io me voglio fare, questo è un frammentino di capello. Allora, aspettate, sì, allora facciamo così, guardate. Ritorniamo qui. Ok, questa cerco di spostarla e cerco di mettervi qualche cosa di chiaro sotto. Vediamo se si vede. Aspetta, io voglio guardare insieme a voi. Anziché guardare, veramente guardo dal monitor per cercare di trovare un punto. Vediamo un po'. Forse qua si riesce a vedere. No, è troppo. Vediamo un po'. Un po' più vicino alla web. Eccolo, forse lì lo vedete, in mezzo a quei due coni gelati. Ok? Lo vedete? Scusate, sto di uno storto. Li state vedendo? Io spero di sì. Cioè, non è ancora l'HHT sparato, bellissimo quello da piena soddisfazione, però in uscita dalla pietra. Basta, è finito. Guardate, in uscita dalla pietra i capelli non sono saltati, perché attenzione, questo è un altro falso storico che devo prima o poi devo smontare. Il capello non deve scoppiare nell'HHT, quello non è sintomo di buona affilatura, anzi, il capello deve essere reciso, deve cadere vicino al punto di taglio, deve cadere vicino alla lama senza fare rumore, senza scoppietti. Il capello non deve saltare a rimbalzo, perché se salta vuol dire che c'è stato un rimbalzo e c'è voluta tanta pressione. Aspettate, c'è voluta tanta pressione su quel filo per cui il capello si è prima piegato e poi ha fatto l'effetto molla. Quindi il capello si è piegato, la mano che reggeva il capello è andata molto giù rispetto al filo e quando c'è stato il taglio il capello è rimbalzato. Invece il filo tagliente veramente vi deve fare questo, devono cadere muti silenziosi vicino al punto di taglio. Ragazzi, eccolo qua, via il nastro, non serve più, una pulita, ce l'ho qua, una pulita alla colla che rimane sempre tanto mi sta antipatico. Certe volte lo pulisco pure con la benzina quella l'accendino zippo, la benzina quella raffinata per levare quel minimo di adesività che rimane nell'utilizzo del nastro. Allora ragazzi, filarmonica l'ho affilato finalmente con una delle belghe. C'ho tanta gente, c'è Emanuele che mi rompe le scatole sempre, ma perché tu ce l'hai tanto con le belghe? Io non ce l'ho con le belghe, a me le belghe mi piacciono e mi stanno simpatiche e che sono veramente innamorato delle pietre giapponesi. A me adesso l'unico magone che ho, che gli ho messo le corna, che mi farò la barba, ho questo rasoio adesso affilato su belga e non l'ho affilato sul giapponese, ma è una cosa mia personale. Ma vi ripeto quello che vi ho detto all'inizio e poi vi saluto perché insomma come al solito già siamo a 49 minuti. Ehm, Questo video non era tanto incentrato su come si affila
con la belga gialla, anche perché di belga gialla ne ho presa una particolare, l'ho usata con una boot particolare, un lato estremamente morbido, un lato estremamente duro. Qua non ne parliamo proprio, avete visto una diamantata 325 di grit che non riusciva a tirargli fuori la sospensione. Però abbiamo visto che ripeto, il metodo Brancacot, quindi in affilatura bassa a lavorare in sospensione senza nessuna diluizione, quindi mantenere sempre quel particolato, magari solamente reidratandolo all'occorrenza. Poi invece abbiamo visto la prima prefinitura in diluizione e poi abbiamo visto l'ultima lucidatura, quella fatta solo e soltanto usando la pietra di base, che prima una situazione ancora diversa, prima un po' di lavoro con una fanghiglia solo leggermente accennata, nel momento in cui uno era soddisfatto della situazione raggiunta, una mezza sciacquata, due spruzzatine d'acqua, ho fatto cadere la sospensione dal piatto d'affilatura, l'ho levata, è rimasta solamente un po' d'acqua sporca, certo non ho lucidato sotto l'acqua corrente, però ho utilizzato, vedete adesso si sta asciugando, non ci sono residui, oh, di qua, non ci sono residui di fanghiglie, la pietra vedete è abbastanza pulita, ecco forse adesso si vede bene. Quindi è un metodo non canonico, è un metodo, ripeto, un Brancagot, anche perché io non quando parto in una filatura non so mai dove vado a parare, perché mi devo regolare volta per volta di come reagisce il rasoio sulla pietra. Quindi all'inizio di questo video non lo sapevo che avrei utilizzato quella sospensione in quel modo e per quel tempo. Ma concludo il discorso dicendo questo video non era per l'affilatura sulle belghe, questo video era fondamentalmente per riportare il giusto utilizzo del microscopio o della lente, quello che sia. Io mi sono sempre dichiarato e continuerò a continuare a dichiararmi favorevole a tutto quello che la tecnologia ci può mettere a disposizione per migliorare le nostre affilature, però uno, bisogna non esserne schiavi, due, bisogna sapere interpretare quello che uno vede e tre, ci vuole pure una conoscenza delle pietre di base, per cui io perché non mi sono preoccupato? Perché so che il carattere delle belghe è quello di avere un bel potere lucidante ma lasciare un filo, un bevel particolarmente segnato, per cui quando ho continuato a vedere i marchi di affilatura non ho detto oh mamma mia, non sono arrivato, chissà quanto tempo mi ci vuole. No, ho detto fermo, punto. Per quello che ho sentito, per quello che ho visto, per quello che codo, per quello che ho sentito sul polpastrello, ci sto. Quindi, microscopio, continuo a dire sì, usato con criterio e soprattutto usiamo questo microscopio non per vedere quanto è bella la satinatura, la satinatura bella non frega niente a nessuno, utilizziamo il microscopio per vedere se tutte le parti del filo sono allo stesso livello, se ci sono zone che ho lasciato indietro, se punta e tallone l'ho lavorate come la parte centrale del filo, se quando sono nelle parti iniziali dell'affilatura, se i marchi partono dal filo e arrivano fino alla base del bevel, anche quello è indicativo. Se ho coperto solo mezzo bevel, ancora non sono arrivato, ancora il lavoro non è finito. Quindi usiamolo sì il microscopio, io continuerò a utilizzarlo fino a che gli occhi mi aiuteranno, poi ne farò quello col monitor da 70 pollici. Però mi raccomando, utilizziamolo con cognizione, non mi fate vedere più le foto sui gruppi, sui cose, immagini, ah, guardate che bel bevel, sì, una bella satinatura mi hai fatto vedere, ma come dai a quel rasoio? La bella satinatura non mi dice niente o quantomeno mi dice poco. Finito l'ultimo pippotto, cioè 53 minuti e 40 secondi, io proprio non ce la faccio a fare i video piccoli. Ragazzi,
Spero che sia stato interessante, spero che ho levato i dubbi Emanuele. Hai visto Emanuele? Pure io ogni tanto affilo sopra le belghe. Io comunque mi sono divertito. Il rasoio lo proviamo domani mattina. Oddio, forse ce l'avrei pure il tempo stasera. Poi vediamo. Comunque per gli amici del gruppo Branca Wadez ci vediamo in live e proviamo questa affilatura ah, in diretta. Detto questo, ragazzi, grazie della pazienza a quelle 1, 2, 3 persone massimo che sono arrivate fino a questo punto. Che pazienza che ci avete, ragazzi, io non ce l'avrei fatta. Detto questo, vi saluto a tutti quanti, un abbraccione e come al solito, ciao popolo, alla prossima. Dove sta il bottone per spegnere? Eccolo là. Ciao popolo.